Si avvicina il ritorno della MotoGP questo fine settimana e dobbiamo parlare di molte cose che sono emerse in queste ultime settimane, come il fatto che mi sono laureato. Scusate il ritardo, lo dice uno che è consapevole dei propri mezzi, che sapeva di arrivare. Iscrivetevi se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche perché il prossimo lunedì sera arriva il dopo gara del Brasile con tutta l'analisi e qualche giorno dopo il video della mia laurea dove vi farò vedere cosa ho cucinato sia dallo spoiler che avete visto sia dalla tesi che ho fatto. Potremmo definire questa puntata un ibrido fra lato mercato, dove in vista del 2027 dobbiamo dire qualcosa, di notizie in generale e di una preview del GP del Brasile. Fatemi sapere se volete più video così qualche giorno prima dell'inizio del weekend, una sorta di pre-GP, di pre-gara, se vogliamo chiamarlo così in base ai format del canale. La notizia delle ultime ore è quella del rinvio del GP del Qatar, dunque non è stato cancellato ma spostato al weekend del 6-8 novembre. Cosa succede? Che per la prima volta nella storia la stagione della MotoGP finirà quasi a inizio dicembre. Con l'inserimento del Qatar a inizio novembre sono stati spostati i GP di Portimao al 20-22 novembre e quello della settimana dopo a Valencia al 27 e 29 novembre. Non oso immaginare il freddo a correre in quelle condizioni a fine novembre. E faccio un bel pensiero a tutti quelli che avevano prenotato voli hotel per Portimao e Valencia che si sono visti spostare le gare più in là, sperando che tutti ce la possano fare. Qui proprio Liberty Media dei tifosi se ne è proprio sbattuto i coglioni. Poi al GP del Qatar per soldi, parlando di business, non si può rinunciare. E quindi si vola a Goiânia questo weekend sul circuito internazionale a Ayrton Senna e devo dire che mi affascina molto perché il Brasile ci sta, mi piace. Che tra l'altro per i nuovi a questo mondo non è la prima volta che si corre qui. Il Brasile torna nel calendario del motomondiale dopo oltre 20 anni, dopo aver ospitato 13 Gran Premi. Il primo GP in Brasile risale al 1987, quando proprio Goiânia, dove si torna quest'anno, ospitò la prima edizione quando ancora c'erano 4 classi, la 500, la 250, la 125 e l'80, ma in Brasile ci andarono solo le prime due. Si corse anche nel 1988 e 1989 per poi avere una battuta d'arresto di 2 anni nel 1990 e 1991 per problemi organizzativi. Si tornò in un'unica occasione nel 1992 a Interlagos, dove vinse Wayne Rainey. Il motomondiale si fermò per altri 2 anni non andando a correre in Brasile, per poi tornarci dal 1995 al 2004 con il GP di Rio de Janeiro nell'autodromo di Jacarepaguá. Manco a dirlo, uno dei piloti di punta e più importanti brasiliani è chiaramente Alex Barros, che ha corso 2 anni nella classe 80, 2 in 250 e dal 1990 al 2005 in MotoGP per poi passare nel 2006 in un anno di transizione in Superbike dove fece sesto alla fine dell'anno per poi ritornare nella Masterclass nel 2007, il suo ultimo anno della carriera. Barros in MotoGP ottenne un totale di 7 vittorie e 26 podi totali. E ora il Brasile ha un nuovo pilota da tifare nel motociclismo che conta, Diogo Moreira, il cui futuro sembra essere uno di quelli importanti. Il circuito internazionale Ayrton Senna è lungo 3,8 km, quindi è abbastanza corto perché è appena superiore a quello del Sachsenring con 3,6 km. A vederlo dal disegno sembra il Montmeló, quello di Barcellona. Si gira in verso orario, ma la caratteristica che sorprende è il numero di curve a destra, sono 9 su 14 e quindi solo 5 a sinistra. E quindi potrebbe essere una pista che non va proprio a genio per Marc Marquez, perché sappiamo che storicamente sono quelle che girano a sinistra, dove lui ha mostrato sempre una netta superiorità. Pensate se fossero state 9 curve a sinistra invece che 14. Ma questi pronostici non ha senso farli, perché Marquez sarà davanti comunque. E dato che abbiamo fatto un paragone col Sachsenring sulla lunghezza del tracciato, bisogna farne un altro in base alle gomme. Perché come vediamo dalla curva 11 alla curva 4, quindi dalla fine del secondo settore all'inizio del secondo del giro dopo, si passa per metà pista curvando solo a destra, quindi quando si arriverà alla curva 5 il lato sinistro della gomma sarà completamente freddo. A Sachsenring, come sappiamo, si sta molto tempo invece a sinistra dalla curva 3 alla 10, infatti la 11 è uno scenario di varie cadute per il raffreddamento della gomma sul lato destro e dunque vediamo che tipo di asimmetrica carcassa porterà la Michelin.
Un'altra novità è che ci proverà Fermín Aldeguer. Abbiamo già detto che sarebbe potuto tornare per il Brasile, ma non al 100% dopo la frattura al femore, perché la miglior forma l'aspettiamo per il finale del primo quarto di stagione. Ma lo spagnolo, che è tornato ad allenarsi su una Panigale V2 con esiti positivi, volerà a Goiânia, in cui giovedì dovrà ricevere il fit dai medici. E il modo social in cui l'ha annunciato il team Gresini è fantastico, in stile serie TV con loghi facsimili della Apple e di Netflix. Per chiudere questa preview del GP del Brasile va citato il fatto che non ci sarà nessun giornalista italiano nel paddock. Parlo della carta stampata, di Sky ovviamente ci saranno gli inviati, però per i costi troppo alti ho ascoltato in giro che di italiani, se non per Sky, non ci saranno giornalisti. Allora, parliamo della cena delle leggende che hanno fatto e pubblicata sul canale YouTube della MotoGP con le varie clip uscite sugli altri social. Se non l'avete ancora vista, guardatela, quindi passate al prossimo argomento di questo video, tanto ci sono i capitoli qua sotto, se non volete spoiler o altro. Vi do comunque la mia opinione. Si può riassumere il tutto di come sia un video da 20 minuti dove parlano solo Valentino e Pedrosa, con la scena che è tutta sul dottore. C'è qualche sprazzo di dialogo fra Stoner e Lorenzo, ma per il resto fra Agostini, Schwanz e Gardner poco e nulla. Allora, è un'idea uscita così dal nulla, registrata a Valencia l'anno scorso per il finale di stagione, che ci sta, è carina. Un'idea originale in cui ci sta a rimettere assieme varie leggende. Poi chiaramente erano anche in pochi secondo me, in futuro sarebbe bello vederne una con più gente e una tavolata più grande, ma sicuramente organizzarla non è facile. L'unico neo appunto che voglio fare è che a me queste cose, diciamo circa preparate, dove i protagonisti sanno che ci sono le telecamere, non è che lasciano trasparire molto. Cioè sanno che sono ripresi e quindi non dicono quella parola in più che magari dicono quando non ci sono le telecamere. Quindi hanno parlato un po' a grandi linee, ma alcuni temi sono comunque saltati fuori, tipo Valentino che parla di Bezzecchi e Bagnaia, o che non ci tiene più di tanto a risalire su una MotoGP ad oggi, e del dialogo fra Stoner e Lorenzo. Però, come ho detto, carina l'idea, contenuto interessante e originale, però forse manca quella spontaneità in certe cose, perché davanti alle telecamere ovviamente i piloti non lasciano trasparire molto. Però contenuti così dove vediamo qualcosa in più e che sono originali sono sempre ben accetti, è meglio che non averli, così almeno c'è qualcosa da vedere. Abbiamo anche dei nuovi aggiornamenti per quanto riguarda le moto 850. Le case hanno approfittato di questa mini pausa dopo la Thailandia per andare a provare le nuove MotoGP 850 a Jerez, dove c'erano tutti tranne la Honda, che ha pubblicato un video di un test della 850 tipo trailer fatto da Nakagami sul circuito di Sepang, dicendo anche che la prima impressione è di una moto super leggera e piacevole da guidare, nonostante quel test sia stato fatto in una giornata piovosa con gomme rain. Se la KTM è quella che si fa vedere un po' di più rispetto agli altri, sin dall'inizio, con Pole Espargaro che ci dà un'altra prospettiva in sella al nuovo prototipo austriaco del 2027, ce ne dà una anche Michele Piero con un bel POV di un giro sul circuito andaluso. Va detto che stiamo vedendo queste moto con una buona parte dell'aerodinamica delle MotoGP attuali, quindi non siamo ancora alla rivoluzione, stiamo vedendo solo le prime bozze del 2027. E quello che ci si chiede in questo momento è: ma quanto andranno forte queste 850? Perché quando si è passati alle 800 nel 2007, quelle moto lì andavano come le 1000 e anche appena meglio. Sarà così anche nel 2027? Marc Marquez di recente ha detto che i tempi su molti circuiti saranno simili e forse anche più veloci, perché nonostante si riduca il peso e la potenza si guadagna in agilità. Ci farò un video in futuro quando avremo un quadro più chiaro di queste moto. Arriviamo al tema caldo di questo video, perché come sempre interessa, ovvero il mercato. Anzi, ci sarebbe da parlare anche di quella diatriba, diverbio che c'è stato fra Costa e Marquez, no? Di quello che si è letto recentemente, ma ne parliamo nel video dopo gara del Brasile. Ho un'idea già chiara di quello che voglio dire, ma aspettiamo lì, perché tanti giornali e il pubblico ci vogliono sguazzare in cima a questa rivalità fra Marquez e Acosta, proprio per vedere una rivalità, ma anche per creare delle cose poi che non esistono. Vabbè, ne parliamo meglio nel dopo gara del Brasile. Vi posso dire che Enea Bastianini è uno di quelli che si sta guardando intorno più di tutti e sta trattando con Gresini, quindi vediamo se troverà un accordo a determinate cifre, virerà su altro o se verrà confermato da Tech 3. Io ci ho provato a buttargliela lì quando eravamo ai caschi d'oro, se avete perso quel video guardatelo. Però le voci che mi giungono sono queste e vediamo come andrà a finire, perché tutto da un momento all'altro può cambiare. Quando si parla del mercato bisogna parlare anche di Liberty Media, perché c'è una trattativa in corso con le case costruttrici. L'obiettivo è definire la struttura economica del campionato per i prossimi 5 anni.
Ne avevamo già parlato in qualche episodio precedente del famoso patto della concordia e delle trattative con i team satelliti che poi sono andate a buon fine, che ricevono circa 7 milioni di euro l'anno come contributo per la partecipazione al campionato. Qui invece si parla con la MSMA, l'associazione che rappresenta i costruttori della MotoGP, quindi Ducati, KTM, Aprilia, Yamaha e Honda, in un giro d'affari che ruota attorno al $500 miliardi grazie ai diritti TV e alle sponsorizzazioni. Numeri che ci stanno, ma comunque lontani dalla Formula 1 che oltrepassa il miliardo, quindi qua siamo solo all'inizio. Da quello che emerge, i costruttori non vorrebbero solo un aumento del contributo per la partecipazione al campionato, ma vorrebbero anche una quota dei ricavi totali della MotoGP, proprio come accade in Formula 1. È ritornato fuori il discorso su un possibile cambio di costruttore per VR46, sapete no che si vociferava di un passaggio in Aprilia, in Yamaha e di un addio a Ducati. Le voci si sono quasi subito smorzate, anzi una volta si parlava anche di BMW, l'idea è che comunque si è sempre stati più favorevoli a stare con Ducati che cambiare. Forse una possibilità concreta ci poteva essere se Trackhouse avesse lasciato Aprilia, tra l'altro Justin Marks, il proprietario di quel team, dovrebbe aver messo in vendita delle quote per trovare un socio di minoranza. Ma è comunque intervenuto Uccio a motorsport.com dicendo che il rinnovo con Ducati è molto vicino alla firma e rimangono solo alcuni dettagli da sistemare. Quindi si può dire che è tutto fatto a meno di stravolgimenti clamorosi. Detto questo, avete notato di come siano uscite le prime bombe di mercato di inizio anno tipo Quartararo in Honda, Martin in Yamaha e poi Bagnaia in Aprilia? Quindi eravamo tutti in fermento col mercato piloti, con le bombe che uscivano ogni minuto. Ci avete fatto caso che però di punto in bianco tutto si è fermato? Cioè non se ne parla più del mercato e dei possibili trasferimenti con le bombe dei giornali. Questo perché sembra che Liberty Media ha detto stop, calmatevi a dare le notizie. Quindi è come se ci fosse un controllo dall'alto a parte di Liberty Media sulla comunicazione, che prima di dire certe cose bisogna passare dai piani alti appunto per farle uscire. Ma quello che si dice in giro è che la griglia del 2027 bene o male è quasi fatta, manca solo qualche dettaglio. I top rider e quelli di media fascia sanno già cosa fare. E quindi ora si lascia solo lo spazio alle tempistiche degli annunci per quanto riguarda il marketing e cose varie. Ma il succo, la roba importante, è stata già fatta e tutti più o meno sanno cosa faranno. Di Bagnaia in Aprilia ne abbiamo già parlato e anche lui di recente in un incontro alla sede del suo fan club a Chivasso ha fatto più o meno intendere che siamo vicini all'annuncio con Aprilia, dove ad una domanda sul mercato che trovate su GP1 ha detto che il suo sogno e obiettivo era, sottolineiamo questo era, di finire la carriera in MotoGP con Ducati, ma che con le difficoltà della scorsa stagione è normale che le cose possano cambiare. Questo è quello che viene scritto nel virgolettato, ma non credo che siano state fatte delle manipolazioni del discorso. Traduzione: ho capito che il mio futuro non sarà con la Ducati, che ho trovato un accordo con un'altra squadra, è venuto fuori in giro che è Aprilia e tanto lo sappiamo tutti che sarà così. Quindi anche qui, come dicevo prima, manca solo l'annuncio. Quando arriverà il primo annuncio seguiranno a cascata tutti gli altri, la maggior parte delle cose sono fatte. Raga, fatemi sapere la vostra nei commenti, che è sempre importante per il canale, iscrivetevi se non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche, così ci rivediamo la prossima settimana per il dopo gara del Brasile e per il più grande contenuto di sempre, la mia laurea. Carichi, dai!